utilizziamo acqua per lavare le auto, quindi no, non possiamo tirarci indietro. Va detto subito, perché ci tengo a sfatare subito un mito che è quello dell'inquinamento. Noi oggi parleremo del riutilizzo dell'acqua, in quanto il problema dell'inquinamento da parte degli autolavaggi è risolto da decenni. Oggi non si può aprire un autolavaggio se non rispetti determinati parametri nello scarico dell'acqua reflua. Ci va un'autorizzazione specifica, l'AUA, okay, quindi autorizzazione unica ambientale, che specifica dei parametri che vengono rispettati da tutti i lavaggi automatici presenti sul territorio italiano. Chi non lo fa rischia il penale. Chiaramente poi qualcuno può non essere così rispettoso, ma dal punto di vista della legge e della responsabilità di chi fa questo mestiere, questo è assolutamente risolto da decenni. Ci tengo a dirlo ogni volta perché spessissimo il lavaggio è visto come una cosa che sporca. No, anzi. Dal punto di vista della sostenibilità invece il problema c'è, in realtà c'era, perché anche qui parlando di invisibili nell'autolavaggio è stato fatto moltissimo da questo punto di vista. E la prima slide, diciamo, vorrei un attimino portarvi a pensare a questo. Cosa hanno in comune queste tre cose o di diverso dall'autolavaggio? Che tutte queste tre cose, quindi la vasca quando ci facciamo la vasca, la lavatrice quando usiamo la lavatrice o la doccia, consumano di più di un autolavaggio, se questo ha un sistema di riciclo. Perché un impianto di autolavaggio consuma 40-50 litri d'acqua, se ha un sistema di riciclo, una lavatrice di nuova generazione, più o meno quelli. Se fate una doccia di 5 minuti sono 90 litri. Se fate una vasca, dipende da quanto è grande la vasca, però non sono meno di 100-150 litri. Quindi anche questo è molto importante. Funziona però, appunto, se c'è un sistema di riciclo. E come diceva lei, è importantissimo che questo aspetto venga anche affrontato dagli autolavaggi. Io, oltre ad essere amministratore delegato della Washtec Italia, faccio parte del board di Federlavaggi, che è un'associazione che unisce tutti i produttori legati appunto a questo settore e anche, per chi vuole, i lavagisti che vogliono entrare nel settore. Infatti parlo soprattutto a nome della federazione, più che a nome del mio prodotto, che non c'è, non si vedrà, ecco, un prodotto specifico di Washtec. Quindi riduzione del consumo dell'acqua, di questo parliamo. Un impianto automatico di lavaggio potrebbe fare circa 8.000 lavaggi l'anno. Il consumo di acqua per fare un ciclo di lavaggio è tra i 150 e i 300 litri, dipende dal programma che selezionate. Non so quanto di voi hanno usato il lavaggio, ma schiaccia un pulsantino e parte. Quindi sono circa 2.000 metri cubi anno. Con il riciclo, anche solo all'85%, perché si può arrivare a soglie più alte, si passa da 2.000 metri cubi a 300 metri cubi. È automatico capire il risparmio enorme che c'è grazie a questo aspetto. Considerate che già in questo momento in Italia il 30-40% degli impianti di autolavaggio hanno un sistema di riciclo. Tutti depurano, l'abbiamo già detto, una buonissima fetta di questi già riciclano acqua. I benefici economici per chi lo fa, tra l'altro, quindi per il lavagista, sono chiaramente tanti e ovvi, no? Perché l'acqua costa, dipende dove. In Italia ancora poco. Nel resto d'Europa costa anche 3 volte quello che costa in Italia. Qui si può pagare 2 euro, 2,50 euro metro cubo. Se vai in Nord Europa fanno anche 8 euro al metro cubo. Però è comunque un costo. Il beneficio economico è a cascata. Se chi usa un impianto di riciclo risparmia, meno costi di gestione, ovviamente il car wash è un settore molto competitivo. Considerate che in Italia ci sono circa 11.600 impianti di lavaggio automatici. Danno lavoro tra l'altro a migliaia di persone, decine di migliaia di persone. È un settore piccolo ma che ha il suo peso. Grazie alla più competitività anche poi chi di voi va a lavare la macchina potrebbe avere un prezzo sicuramente più competitivo. Quindi il beneficio economico è sicuramente a cascata. Per il lavagista, perché così si chiama chi fa questo mestiere, sicuramente può avere un ottimo impatto anche all'aspetto di valorizzare la propria immagine, perché come è stato detto prima sicuramente il pericolo greenwashing c'è, anche nel nostro settore, è facilissimo dire io uso prodotti ecologici, poi deve essere vera questa cosa. Il consumatore, quindi tutti noi, sicuramente siamo molto più attenti a questo aspetto e quindi sia come federazione che anche come azienda ovviamente spingiamo molto i nostri clienti e i nostri associati a seguire la strada della sostenibilità anche per migliorare il loro livello di business e la loro immagine. Dal punto di vista di conformità e incentivi
C'è un pericolo, è già successo in Francia, che dove manca acqua vengono chiusi settori non di primaria importanza. Lavare l'auto obiettivamente non lo è. Okay? Quindi in Francia, in sud della Francia, hanno obbligato i lavaggi a chiudere. Chi aveva il riciclo, chiaramente consumava meno che una famiglia, lavare la macchina, ognuno di noi in media la lava 7 volte l'anno, 8 volte l'anno, moltiplicato per 50 litri sono 400 litri, calcolate quante lavatrici fate a casa e quante docce vi fate, consumate 20, 30, 40 volte di più che quando lavate l'acqua se c'è il riciclo. E in Francia questa cosa è venuta fuori. In Italia non è ancora così, ma il rischio c'è. Che cosa abbiamo fatto? Noi di Federlavaggi, io insieme a un rappresentante dell'Asso Petrolio e Asso Energia, che è l'associazione che riunisce le società che lavorano in ambito energetico, siamo stati diciamo, ricevuti dal Ministero della transizione ecologica, si chiama così, credo, e abbiamo discusso dell'aspetto del car wash, perché i numeri del nostro business non sono molto ben conosciuti, quindi li abbiamo fatti conoscere e gli abbiamo chiesto la possibilità di avere un supporto economico per poter far sì che i nostri associati e i nostri clienti possano acquistare questo tipo di oggetto. Perché l'abbiamo chiesto? Perché comunque non si può lasciare una transizione così importante, così costosa, soltanto nelle spalle dell'imprenditore. Le nostre sono piccolissime aziende, al netto magari delle grosse società petrolifere, che loro questo tipo di atteggiamento ce l'hanno già ormai da decenni. Io parlo principalmente per i piccoli imprenditori, i lavagisti, che devono sopportare magari un costo di qualche decina di migliaia di euro, che è complicato lavando le macchine, portarli a casa, di conseguenza un supporto, come è stato fatto per tantissime attività, sono stati spesi miliardi, no? Per l'auto e non è andata così bene, spero nessuno si arrabbi mentre lo dico, ma è un dato di fatto oggettivo sull'auto elettrica, magari mettere qualche milionata anche, perché abbiamo proprio portato un business plan con i relativi costi, per un settore piccolo ma che avrebbe un impatto sul consumo dell'acqua importante, ci è sembrato intelligente. Siamo stati ascoltati, la porta è rimasta aperta, ne stiamo discutendo, sicuramente ci sono cose molto più importanti da fare in questo momento al governo che non ascoltare noi, ma obiettivamente ci hanno dato veramente molta attenzione e di questo ne siamo contenti. A concludere l'intervento, noi del settore sappiamo quanto sia importante, sia dal punto di vista proprio anche etico, sia dal punto di vista di business e di tutto ciò che ne consegue, fare in modo che si possa arrivare ad essere più, risparmiare appunto i litri d'acqua di cui ho parlato prima. Lo stiamo già facendo veramente da decenni, come dicevo prima, un 30-40% l'hanno fatto di tasca loro, e hanno investito in questo aspetto. Speriamo di poter essere aiutati per portare tutto, il 100% dei nostri clienti e dei nostri associati ad avere questo tipo di attività. Sull'inquinamento è risolto da decenni, e scusate se lo ripeto, ma ogni qualvolta mi trovo a parlare con qualcuno del lavaggio me lo chiedono, e quindi l'ho detto prima che venga chiesto, in maniera tale che appunto anche il car wash possa essere poi visto anche da tutti come un settore a bassissimo impatto ambientale.